www.fitoterapia.it. Stress e ansia accompagnano spesso le giornate di molte persone, con ripercussioni anche fisiche come mal di testa, mal di schiena o problemi gastrointestinali. Queste situazioni non vanno banalizzate o ignorate, anzi bisogna capire che il corpo ci sta lanciando dei campanelli d'allarme, per cui bisogna intervenire rapidamente anche rivolgendosi a dei professionisti. Ansia e stress però non sono la stessa cosa. In questo video capiamo quali sono le differenze, quali sono i sintomi e come intervenire anche naturalmente. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Lo stress è definito come la risposta dell'organismo agli stimoli esterni. Può essere a breve termine, come una scadenza di lavoro imminente oppure un litigio con il partner, oppure prolungata nel tempo, come quando si è sovraccaricati al lavoro in modo continuo oppure si vive una relazione perennemente conflittuale. In teoria lo stress di per sé non è negativo, rappresenta infatti la necessaria risposta dell'organismo per affrontare le situazioni. In questo caso si definisce eustress o stress buono. Se però si supera un determinato limite che varia a seconda della situazione della persona, si passa ad una situazione di stress eccessivo o di stress. Lo stress quindi viene definito come un eccesso di presente, cioè quella situazione in cui la preoccupazione per ciò che stiamo vivendo comporta una sensazione di stanchezza, frustrazione, agitazione, rabbia, nervosismo, infelicità e solitudine. L'eccessivo stress non si manifesta solo con sintomi emozionali, ma può manifestarsi anche con difficoltà di concentrazione e memoria, tendenza al consumo compulsivo di alcol e cibo o al contrario perdita dell'appetito, dolori muscolari diffusi, mal di testa, mal di stomaco e problemi digestivi. Ancora possono manifestarsi tachicardia, ipertensione, sudorazione eccessiva, stanchezza e disturbi del sonno, problemi sessuali, vertigini e acufeni. Alla lunga anche il sistema immunitario può essere compromesso, predisponendo l'organismo ad infezioni, oppure può iperattivarsi, causando dermatiti, orticaria ed eczemi. L'ansia invece è uno stato di preoccupazione e paura preventiva ad una situazione che sta per verificarsi o che si teme possa verificarsi. Come nel caso dello stress, anche l'ansia può essere positiva se permette una maggiore attivazione dell'organismo in attesa ad esempio di un colloquio o di un esame nei quali si riuscirà a dare il meglio di sé. Se questa attivazione però supera determinati limiti, ecco che l'ansia diventa eccesso di futuro, cioè la paura ingiustificata di un evento che potrebbe accadere e che compromette il regolare svolgimento delle attività quotidiane. Se l'ansia permane, nonostante la risoluzione dell'evento ottenuto o ne è completamente indipendente, si passa all'ansia cronica che può degenerare in disturbi d'ansia. Questi disturbi possono sfociare in attacchi di panico, depressione e altre problematiche di natura psichiatrica, per cui è importante non sottovalutare la situazione. L'ansia può manifestarsi con sintomi fisici simili a quelli dello stress. Quando degenera fino ad arrivare agli attacchi di panico, si può arrivare a sentire sensazioni simili a quelle di un infarto, quindi sudorazione, tremore, palpitazione, fame d'aria e dolore toracico. Abbiamo visto che stress e ansia sono in una certa misura parte del nostro normale funzionamento. Quando però si arriva ad avvertire un malessere addirittura fisico, è importante intervenire rapidamente. Non è possibile eliminare stress e ansia, ma è fondamentale imparare a gestirli. Per alcune persone sembra semplice, mentre per altri diventa necessario chiedere aiuto. Nella nostra società, sempre di fretta e sempre al massimo, le persone interessate da stress e ansia stanno diventando veramente tante ed è ora quindi di abbattere il tabù della salute mentale che purtroppo ancora resiste. La mente va curata al pari del corpo, così come per il mal di gola siamo pronti a chiamare il medico, così per la nostra psiche dobbiamo rivolgerci a dei professionisti. Prima si interviene e meglio si potrà gestire la situazione, magari agendo sulla gestione del proprio tempo, sulle abitudini, sullo stile di vita, sul dedicare tempo a se stessi e ritornare ad una vita più sana. Nella gestione quotidiana di stress e ansia e quando non ci troviamo di fronte ad una situazione ormai patologica, è possibile ricorrere a diversi rimedi naturali. La fitoterapia infatti ci mette a disposizione estratti di piante che hanno proprietà rilassanti ed adattogene.
A questo link trovi una selezione dei rimedi naturali contro ansia e stress presenti nella nostra farmacia online. Vediamo però quali sono le differenze con qualche esempio. Le piante adattogene come ginseng, rhodiola, eleuterococco, ashwagandha e maca hanno la capacità di aiutare l'organismo ad affrontare lo stress, potenziandone le capacità di adattamento. Praticamente aiutano ad adattarsi ad uno stress aumentando, superandolo con successo. Questo non significa che grazie a queste piante possiamo chiedere a noi stessi l'impossibile, ma se ci troviamo a dover affrontare un periodo di lavoro intenso, di studio molto impegnativo, degli impegni familiari importanti oppure semplicemente un cambio di stagione per le persone più sensibili, possiamo ricorrere a questi rimedi per brevi periodi di tempo. Le piante rilassanti come valeriana, camomilla, passiflora, tiglio, lavanda hanno la capacità di aiutare l'organismo a gestire l'ansia, rilassando il sistema nervoso. Possono anche aiutare nel caso di disturbi del sonno collegati a stati ansiosi. Ovviamente si tratta di integratori che non possono gestire situazioni patologiche, per le quali invece bisogna rivolgersi a psicologo e psichiatra. E tu? Tendi di più ad essere stressato preoccupandoti troppo del presente o ansioso preoccupandoti troppo del futuro? Se ti fa piacere, lascia la tua testimonianza, magari raccontando come hai gestito la situazione. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.